Ciao a tutti e bentornati su White Whale Racing. Siccome ci avete chiesto in tanti come ottimizzare le prestazioni dei carburatori SI, in particolare del 24 o più grandi ancora, soprattutto per quanto concerne il modo per evitare lo svuotamento della vaschetta, oggi vi faremo vedere alcune piccole modifiche sperimentate e collaudate che funzionano. Come molti di voi avranno potuto osservare, parliamo intanto, premetto, di SI 24, così abbiamo un riferimento specifico. Gli SI 24, in particolare quelli Spago di adesso, come avrete visto non sentono incrementi di getto oltre il 130 circa, semplicemente perché il passaggio a monte è troppo stretto. Ci sono almeno due strettoie da considerare. Una è il forellino, che è di diametro originariamente di 1,5 mm, questo forellino qui, non so se si vede con la telecamera, che mette in comunicazione la vaschetta con il pozzetto nel quale è alloggiato il tubo di emulsione. Ora, quel foro lì, da solo 1,5 mm di diametro, crea un freno al passaggio della benzina, per cui il getto risulta sottoalimentato. Allargando a 1,7 mm questo foro, vedrete che a parità di condizioni basterà un getto 122-125 massimo e la carburazione sarà grassissima. Questo è un ostacolo. C'è un altro ostacolo più difficile da eliminare, che è il foro che porta la benzina da qui, dalla prima vaschetta di decantazione, dove c'è il filtrino interno, alla vaschetta vera e propria del carburatore. Quando questo passaggio è insufficiente, il veicolo, dopo un pochettino che ha messo la frusta, buca di magro. Perché? Perché la benzina che viene sottratta alla vaschetta è leggermente di più di quella che vi può entrare passando da questo foro a spillo abbassato, quindi progressivamente in qualche centinaio di metri il livello cala fino a dare luogo a smagrimenti pericolosi. Inoltre c'è un altro problema, che è il foro vero e proprio, il foro di immissione dove arriva la benzina. C'è in questa filettatura la vite che tiene fermo il becco, e poi in quest'altra fessura la benzina arriva alla prima vaschetta di decantazione. C'è una fessurina d'ingresso che a volte è molto, questo esemplare qui ce l'ha piuttosto aperta, ma altre volte è quasi chiusa. Bisogna verificare, eventualmente levare le sbavature, perché altrimenti è un tappo. E poi, cosa importantissima, questo foro, che è il foro di sopra, il foro di accesso, che è già largo 3 mm, però siccome è vicino al tetto bisogna svasarlo un pochino, perché altrimenti può costituire un freno. La modifica più difficile da apportare, quella che mi ha messo sempre più timore, infatti ho fatto delle prove recentemente, è allargare il foro che va dalla retina allo spillo, perché allargarlo è facile, ma avere la certezza che lo spillo tenga è tutt'altra cosa, perché forando con la punta si crea una sbavatura sulla quale poi lo spillo può non tenere. E adesso ho fatto alcune prove e con la punta del Dremel, cioè che va manovrata a mano, spero di ritrovarla, eccola, questa qui, sono punte comuni, si trovano, tutti i Dremel ce l'hanno questo accessorio. Dopo aver allargato il foro si passa un paio di volte questa punta dentro, si sente che morde, perché il bronzo è molto, molto tenero, e si elimina la cresta. Io adesso qui devo ancora fare tutto il lavoro. In più, un'altra cosa, questo coperchio, questa torretta c'ha già un foro fatto, anche se è piccolo, va allargato a 2,5. Ce ne sono alcune Spago che non ce l'hanno proprio, in quel caso va creato 2 o 3 mm massimo sopra l'inizio della fusione di zama che incorpora il bronzo in cui è ricavata la valvola su cui lavora lo spillo. Fate un segno con un puntino e poi col trapano a colonna
forate. Questi lavori si devono fare col trapano a colonna, col trapano a mano si fanno guai, perché se si va storti si va a finire a urtare la fine del foro, e il carburatore, la parte di sopra, poi la dovete buttare. Comunque procediamo col lavoro. Ho appena allargato il foro, adesso è 2,5, passo la punta conica per eliminare eventuali sbavature. Basta poco, non è che serve, solo a portare via. Ecco fatto. Adesso farò un'altra cosa: con questa stessa punta montata sul trapano a colonna andrò ad allargare un pochettino questo foro, ma un minimo, e poi soprattutto da questa parte lo renderò ovale verso questo lato, perché in maniera che non gli dia fastidio il coperchio che sta molto vicino, perché questo qui lo soffoca parecchio. Eccoci al momento di allargare il foro che vi avevo fatto vedere all'inizio, cioè quello che mette in comunicazione la vaschetta con il pozzetto in cui lavora il tubo di emulsione. Adesso col flessibile a bassa velocità, se no se si impunta giriamo tutto, con una punta da 1,7 mm, attenti a non sfondare. Ecco. Avevo dimenticato una cosa di dirvi prima. Adesso questo carburatore, come vi avevo fatto vedere, già ha questo foro che è un po' piccolino. Adesso noi lo andremo a portare a 2,5 mm di diametro. Ecco, ora sto rimontando. Come vedete il forellino è stato allargato e fa tenuto ugualmente, però è più basso del bordo della retina, quindi il passaggio dovrebbe essere più che sufficiente. Poi comunque una prova che potete fare una volta che avete fatto la modifica, e prima di farla soffiate e succhiate così e sentirete la differenza di quanto è più libero il passaggio. Rifiliamo la tenuta. Tiene. Devo dire che ero molto titubante su questa cosa, mi metteva molto pensiero proprio la tenuta dello spillo, invece in effetti facendo in questa maniera ho provato diverse volte, è un metodo che funziona, non perde. Fatte queste modifiche, come carburazione indicativa il 2424 su un 200 o su un 177, anche in corsa 60, con semi espansione che potrebbe essere
diciamo la SIP Road, perché la padella Pollini vuole una carburazione particolarmente ricca, ma con la SIP Road va bene un getto anche da 122, tra 122 e non più di 125, provare con freno aria 140, eventualmente passare a 160 su tubo di emulsione B3 solo con 200, il 177 in corsa 60 va bene col 140 normalmente. Ecco fatto. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.